Oggi vi preparerò un turbantino di orata con verdurine croccanti e una crema allo zafferano. Venite con me. Per prima cosa abbiamo già squamato l'orata e viscerata e ora andiamo a creare i nostri filetti. Facciamo un taglio sotto la pinna e poi andiamo a lavorarla dalla schiena. È un lavoro che non è tanto semplice da fare, quindi facciamo con calma, soprattutto chi è alle prime armi. Facciamo vedere come si fa. Eccoci, andiamo a sfilettare in questo modo. Il nostro filetto è quasi pronto. Adesso togliamo la parte della pancia, anche perché risulta amara. Eccoci con uno. Lo stesso procedimento l'altra parte. Partiamo sempre dalla parte più della schiena, così ci viene più semplice lavorare. Mi raccomando, servirà un coltello sempre ben affilato. E fate sempre molta attenzione. Eccoci qua. A questo punto mettiamo tutto dentro una pentola e ci dedichiamo ai nostri filetti. A questo punto controlliamo le spine che ci sono al centro del filetto e con una semplice pinzetta andiamo a levarle. Sono semplici da trovare perché passando il dito sentirete proprio la spina che esce. Bisogna farlo con molta attenzione e un po' di pazienza. È un piatto delizioso. Possiamo usare qualsiasi tipo di pesce, dalla spigola, l'orata. Al nord Italia, soprattutto nelle Dolomiti, si usa la trotta salmonata. Insomma, possiamo farlo con qualsiasi pesce. Ecco, a questo punto mettiamo da parte i filetti e andiamo a pulire le nostre verdurine. Allora, con lo scarto del pesce andiamo a creare un fumetto. Mettiamo dell'acqua. Ci servirà più tardi per creare la nostra cremina allo zafferano. Mettiamo del sedano. E poi la buccia della carota. Ecco,
d'acqua. Dobbiamo fare anche i nostri cubettini di verdure croccanti, quindi anche il centro della zucchina la polpa della zucchina possiamo metterla in cottura con il nostro fumetto. Le nostre verdure croccanti, abbiamo tagliato a listarelle le zucchine, tagliamo a piccoli tocchetti, di quadratini, facciamo la stessa cosa con le carote. Carote andremo a tagliarle a cubettini più piccoli perché vorranno un po' più di cottura, quindi andiamo così ad accelerare la cottura anche delle carote. E proprio perché le carote hanno un po' più di cottura, le mettiamo già in cottura, gli diamo 2-3 minuti in più delle altre verduline. Mettiamo dell'olio, uno spicchio d'aglio schiacciato, e possiamo già mettere le carote. Una patata. Mi raccomando, lavate sempre bene le verdure prima di essere tagliate e cucinate. Stesso procedimento per le altre verdurine. Tagliamo a fettine e poi facciamo dei piccoli cubetti. Eccoci qua. Ora, passati 2-3 minuti, togliamo l'aglio, andiamo ad aggiungere le nostre patate, facciamo rosolare per bene per un minutino, poi aggiungiamo un pochino d'acqua e la lasciamo cucinare per 5 minuti e poi concluderemo la cottura al forno. Un pizzico di sale. E ora andiamo a prendere i nostri filetti, mettiamoci qua così si vede meglio. Allora, abbiamo preso degli stampini in alluminio, andiamo a imburrarli, io in questo caso uso del burro spray. E andiamo ad adagiarci i nostri filetti. Allora, il filetto mettiamo dalla parte più bassa, la parte della pancia la lasciamo verso l'alto
Andiamo a chiudere in questo modo e andiamo a inserire, a fare un piccolo cerchietto qua. Fate in modo che queste due parti si tocchino. Ecco, mettiamoci così, vediamo meglio. Ecco. Così andranno ad attaccarsi. Ora aspettiamo le nostre verdurine e poi andiamo a terminare la cottura in forno. Eccoci, le nostre verdure ormai sono pronte, possiamo andare a spegnere. Una parte delle verdure e uniremo il nostro pesce. Provateci a casa perché è veramente un piatto delizioso e non ve ne pentirete sicuramente. Eccoci, ora andremo in forno 180 gradi per 12-13 minuti. Il nostro fumetto è pronto, andiamo a filtrare. E poi aggiungiamo dello zafferano in polvere. Andiamo a accendere. Portiamo in ebollizione per creare la salsetta, la cremina. Abbiamo utilizzato della fecola di patate sciolte nell'acqua e andremo piano piano a legare. Ecco, la nostra cremina è pronta. Il turbante è cotto, andiamo a impiattare. Facciamo un po' delle verdure rimanenti prima. Possiamo anche aiutarci con una forbice per aprire i nostri turbantini. Uno. Andiamo a mettere la nostra cremina nello zafferano. Una spruzzatina di sale leggero. Andiamo a decorare con le spogliatine del nostro orto. Eccoci qua. Ecco a voi. Ed ecco qua il nostro turbantino. È una ricetta semplice da preparare, ci vuole solo pazienza, però provate e non ve ne pentirete. Grazie per averci seguito, se vi è piaciuto cliccate mi piace e alla prossima. Ciao!